Ciao, oggi ti presenterò la videocamera compatta Panasonic VX-F1, una videocamera che riprende in risoluzione 4K adatta sia per i tuoi viaggi che per eventi outdoor, ossia eventi all'aperto, come eventi sportivi, ed eventi indoor, eventi al chiuso, come possono essere spettacoli teatrali o concerti musicali. Bene, ho appena ordinato la mia videocamera su internet, aspettiamo che arrivi consegnata dal corriere e poi apriremo il pacco e faremo qualche piccolo test. E allora andiamo ad aprire la nostra scatola con all'interno la videocamera della grandezza di un palmo. Eccola qui. All'interno della scatola troviamo anche altri accessori come un alimentatore, un gruppo di batteria, un cavo di alimentazione, un cavo USB e un microcavo HDMI e infine un paraluce, oltre al libretto delle istruzioni in italiano e in altre lingue. Ecco qui la nostra videocamera, ingressi, uscite, cuffie e alimentazione, la slitta per il microfono e il monitor ribaltabile. Inseriamo la batteria e siamo pronti per andare a registrare. Attraverso la leva del pulsante zoom o la ghiera manuale puoi appunto regolare lo zoom, uno zoom ottico a 24x, uno zoom intelligente fino al 48x che ti consente di non perdere qualità dell'immagine e poi abbiamo due zoom digitali, uno al 70x e uno al 1500x. In modalità registrazione video è possibile migliorare ulteriormente la stabilizzazione ottica dell'immagine sfiorando e tenendo premuto l'icona a forma di mano. Questa funzione consente di ridurre ulteriormente gli effetti delle oscillazioni che tendono a verificarsi quando si utilizza lo zoom. La videocamera dispone anche di una modalità video HDR e infatti è possibile minimizzare la perdita di gradazioni nelle aree luminose e nelle aree scure quando, ad esempio, il contrasto tra lo sfondo ed il soggetto è notevole. Tra le modalità di registrazione abbiamo anche l'effetto cinema che ci permette di registrare in modalità video lenta e veloce oppure in modalità video a rallentatore come in questo caso in formato Full HD. Abbiamo anche altre modalità come la modalità zoom a rallentatore e la modalità zoom dolly. Abbiamo anche a disposizione il controllo creativo per scegliere una delle modalità tra effetto miniatura, film 8 mm, film muto oppure time lapse. Abbiamo poi un effetto notte per riprendere di notte a infrarossi. Andiamo ora a vedere invece le funzioni manuali. Ciò che rende grande questa piccola videocamera sono i controlli manuali che ci permettono di avere un controllo sulle nostre riprese a partire dal bilanciamento del bianco che appunto ci permette di controllare il bilanciamento del bianco sia manualmente, cliccando sull'icona qui lampeggiante mettendo un soggetto bianco davanti, possiamo appunto impostare il bilanciamento del bianco secondo la luce corrente. Abbiamo poi diverse modalità predefinite come modalità interni 2, modalità interni 1, modalità nuvoloso e infine la modalità sereno per scene in esterni con cielo limpido. E poi abbiamo la modalità variabile dove possiamo regolare noi il bilanciamento del bianco all'interno dell'intervallo di 2000k e 15000k. Ecco, muovendoti qui sulle freccette puoi quindi regolare il bilanciamento e renderlo a seconda delle luci presenti più o meno caldo. Ecco qui di nuovo per regolare manualmente il bilanciamento del bianco mettiamo un foglio bianco, clicchiamo sull'icona lampeggiante ed ecco che la camera imposta il nuovo bilanciamento. Abbiamo poi il controllo manuale della velocità dell'otturatore che possiamo regolare quando si riprendono soggetti in rapido movimento. Quindi più aumentiamo e più chiaramente sarà nitida l'immagine. Possiamo controllarlo da 1/50 fino a 1/8000. Andando al menu generale possiamo poi controllare attraverso questo pulsante i valori di zoom, di fuoco e di diaframma. Mentre tramite quest'altro pulsante possiamo attivare appunto la funzione automatica o manuale di questi valori. Ad esempio andiamo su
fuoco manuale. Impostando appunto fuoco manuale possiamo regolare il fuoco soprattutto in condizioni di ripresa difficoltosa, quando magari c'è poca luce o dobbiamo riprendere soggetti molto lontani, o creare magari effetti particolari di passaggio di fuoco, cambio fuoco. Vedi come possiamo regolare con precisione attraverso il fuoco assistito, che queste linee blu ci aiutano, ed ecco che possiamo creare dei passaggi di fuoco molto precisi. Abbiamo poi la regolazione del diaframma, clicchiamo su manuale, ed ecco che possiamo regolare l'apertura quando lo schermo è troppo luminoso oppure troppo scuro. Possiamo passare da diaframma a guadagno. Più i valori sono vicini a close e più l'immagine è scura, più i valori sono vicini a 18 dB e più l'immagine sarà luminosa. Utilizziamo lo zoom per allontanarci dal nostro soggetto. Da qui dal nostro monitor, attraverso le funzioni touchscreen, possiamo comunque controllare lo zoom o avviare la registrazione, avere altri controlli a disposizione come la ripresa notturna oppure la stabilizzazione dell'immagine. Se vuoi puoi personalizzare e rendere unica la tua Panasonic VX F1, ad esempio aggiungendo un filtro UV per proteggere la lente dai raggi ultravioletti, aggiungere ad esempio un paraluce. Ti ricordo che il diametro dell'obiettivo è di 62 mm ed ecco che vedi, puoi personalizzare l'aspetto della tua camera, puoi aggiungere un microfono esterno, qui trovi il connettore per il jack, il mini jack del microfono, qui c'è la slitta dove puoi inserire il tuo microfono esterno. Qui trovi invece l'ingresso per le cuffie. Ecco qui la camera che si presenta veramente compatta ma dalle grandi doti versatili. Se vuoi puoi anche collegare la videocamera attraverso il controllo remoto Wi-Fi con il tuo telefono. Se scarichi l'applicazione Image App di Panasonic, puoi appunto controllare la tua videocamera da remoto attraverso lo smartphone. Puoi sia regolare lo zoom, che chiaramente mandare in registrazione, ma anche settare appunto le impostazioni, il formato di registrazione e tante altre cose. È veramente comodo. Qui ti posso fare una rapida carrellata di tutte le funzioni che troviamo nel menu, a partire dai metodi di zoom, il contrasto attivo. Abbiamo poi i formati di registrazione, che andiamo dal 4K ai formati e ai codec MP4 o AV-CHD, che ti permettono di registrare appunto grandi riprese con grande qualità. E poi abbiamo via via altre funzioni che sono più o meno attive a seconda della modalità di registrazione impostata. Puoi impostare il Digital Cinema Color, ecco qui, per avere sempre una migliore resa dei colori, e impostare tutte le opzioni audio. Se utilizzi un microfono esterno sicuramente ti saranno molto utili. Poi ad esempio regolare il tipo di messa a fuoco attraverso la ghiera e puoi impostare alcune funzioni o puoi impostare alcune caratteristiche come la nitidezza o la luminosità per appunto dare un aspetto più personalizzato ai tuoi video. Andiamo a vedere rapidamente anche le opzioni di setup. La
Panasonic VXF1 è davvero una gran bella piccola videocamera che ti permetterà di realizzare delle fantastiche riprese video.